Ed eccoci qui ragazzi in questo nuovo video. Oggi shooting sulla lavanda insieme alla bellissima Ramona, che andiamo a salutare, che rivedremo molto presto. A proposito, adesso ti farò vedere alcune foto che abbiamo proprio scattato a Ramona, ma ci sarà anche un video che uscirà molto presto dove ti farò anche la recensione di un altro obiettivo che ho utilizzato proprio in questo shooting. Però per quanto riguarda la luce ho utilizzato solamente il Godos AD300 e ho utilizzato sempre questo modificatore della Meg Mod modello XL. Decisamente interessante, soprattutto quando vai a fotografare su certe location dove decisamente sia la superficie, il terreno è decisamente complicato per quanto riguarda poi la stabilità, anche per quanto riguarda poi le condizioni meteo. Se hai del vento, capite bene che se non hai l'assistente tutto è decisamente più complicato. Insomma, questa potrebbe essere la soluzione che ti vado a consigliare, come quando ti avevo parlato proprio del modello della Godos, ok, che non mi ha mai soddisfatto pienamente, anche se non ti nascondo l'ho sempre portato con me perché in certe condizioni ti salva la vita. Però credo che adesso andrò a utilizzare questo, anche se c'è qualcosa però che ti devo raccontare. Questo è il Meg Mod XL una volta che è richiuso. Come vedi occupa decisamente poco spazio, quindi quasi sicuramente potresti anche trovare un posto nella tua borsa fotografica zaino, anche se io ho avuto dei problemi. Infatti questa è una delle cose che mi hanno creato un po' più problemi, perché sono uno di quelli che cerca di muoversi con un solo borsone senza avere poi tante altre borse da portarsi dietro, e quindi ti consiglio di prendere proprio in considerazione la combo, cioè la possibilità di acquistare proprio il Meg Mod Pro con tutti gli accessori, ma dopo ne parliamo. Allora, innanzitutto è costruito completamente in silicone, come ti ho fatto vedere, anzi te lo faccio vedere adesso. Si può riaprire in maniera molto veloce, ok, che tra l'altro lo puoi anche utilizzare così, ok, perché ovviamente cambia anche il fascio luminoso, quindi puoi ottenere un effetto diverso. Completamente, come ti dicevo, in silicone, escludendo ovviamente l'attacco che è inserito, che è in metallo. In questo caso ti arriverà con l'attacco Bowers Mount, ma poi tu puoi ovviamente andare ad acquistare l'attacco più desiderato, come ho fatto io, Godos Mount, che lo puoi utilizzare sulla D400, D300, oppure se sei utilizzatore pro foto puoi utilizzare anche questi flash con questo Meg Mod, ok? L'altra parte in metallica è proprio il bordo, dal momento che abbiamo degli accessori magnetici. Ovviamente qui abbiamo dei magneti e qui abbiamo la parte in ferro, e quindi puoi attaccare in maniera veloce e solida i vari modificatori, cioè in questo caso il dome in silicone oppure la griglia. A proposito di griglie, ce ne sono due a disposizione, una da 40 e una da 20. Una volta che è agganciato praticamente non si stacca più, perché io posso muoverlo quanto tu vuoi, ok, dare anche dei grossi scossoni e lui non si muove. Un accessorio che ti consiglio di prendere in considerazione se poi hai acquistato proprio il Meg Mod XL, questo riflettore proprio di questa azienda americana, è di prendere in considerazione anche i filtri correttivi della temperatura colore, ok? Chi utilizza i flash sa già di cosa sto parlando, soprattutto chi utilizza V1, AD100 Pro o anche un normalissimo
Cobra a testa rettangolare. Ci sono tantissimi accessori al giorno d'oggi che ti permettono in maniera molto veloce, anche magnetica in questo caso, di collegare proprio questi filtri correttivi. Però quando parliamo di AD300, AD400, AD600, insomma questi flash un po' più ingombranti, pesanti, più impegnativi, la soluzione veloce non c'è, a meno che non vai a utilizzare, come faccio io, il classico foglio correttivo che alle volte lo dimentichi, alle volte quando lo porti proprio in location si stropiccia, insomma alle volte proprio sarà stato anche perché un po' per pigrizia non l'ho mai utilizzato, quindi poi mi affidavo alla post produzione, soprattutto, anzi solamente quando vado a utilizzare questi flash come la D300 e la D400, ok? Però se utilizzi adesso questo MagMod XL hai la possibilità anche di avere questi DOM, che praticamente è una coppetta in policarbonato che tra l'altro è anche bella resistente, perché ci puoi anche passare sopra con la ruota della macchina e non si rompe, almeno così dice MagMod. Comunque noi non andiamo a fare questo esperimento perché non ci interessa, però è una soluzione molto veloce, soprattutto se devi cambiare proprio il filtro, perché innanzitutto basta inserirlo all'interno proprio di questo riflettore, spingi un po', senti che si incastra e praticamente non si toglie. Se devi cambiare filtro vai a tirare un po' e vai a sostituirlo in maniera molto veloce, ok? In questo caso ho tra le mani un full CTO, ma è disponibile anche il classico mezzo CTO, un quarto CTO, e stessa cosa quando parliamo di CTB, e anche se vuoi ovviamente avere dei DOM colorati per creare degli effetti un po' particolari. Allora, quando decidi di acquistare il MagMod XL ti arriva praticamente con l'attacco, quello più utilizzato, il Bauer-Smart, come in questo caso io lo vado a utilizzare proprio nell'S2, così posso utilizzare anche la D200, ok? Quindi è una soluzione molto importante. Ripeto, se sei utilizzatore Profoto puoi utilizzare questo modificatore di MagMod sui flash anche di questa azienda. Allora, come ti dicevo poco fa, arriva con l'attacco quello più diffuso, Bauer-Smart, quindi lo puoi attaccare se sei utente Godos anche sulla D600 o anche su un normalissimo illuminatore a luce continua. Come ben sapete io utilizzo molto spesso la D300, qualche volta anche la D400, quindi hai bisogno della possibilità di avere un attacco proprietario come in questo caso di Godos, ok? E MagMod lo fa, lo devi acquistare separatamente, quindi innanzitutto vai a togliere questo, basta tirare, non ci sono viti, non devi girare nulla. Praticamente questo riflettore è completamente in silicone, escludendo proprio la parte finale dove ovviamente ha un'anima in metallo magnetica che ti consente poi di andare ad attaccare velocemente gli accessori di MagMod. Comunque, per quanto riguarda proprio questo adattatore, praticamente lo vai a tirare come quando vai a cambiare un copertone della bicicletta, ok? Tiri un po', lo vai ad adattare alla circonferenza, ok? Ovviamente un po' duretto, spero che rimarrà anche nel tempo, perché come vi sapete le cose in silicone a lungo andare a forza di tirare vanno ad allentarsi un po'. Comunque per il momento non ho avuto problemi, ok? È praticamente un'operazione che fai veloce e in questo caso, come vedete, adesso ho la possibilità di attaccarlo proprio sui flash AD300 e AD400. E per concludere parliamo di prezzi, e quando parliamo di prezzi esce anche il sole, perché
fino adesso ho avuto una giornata nuvolosa. Comunque, a parte gli scherzi, quando parliamo di prezzi diciamo che potrebbe essere proprio la parte un po' meno piacevole, anche perché quando parliamo di Megmod stiamo parlando di un'azienda americana, quindi non stiamo parlando di un'azienda cinese che di solito ha i prezzi più convenienti, però tutto sommato Megmod molti già la conoscono, si sono trovati bene con questi prodotti, è il mio primo prodotto di questa azienda e ti posso dire che questo XL è un prodottino che porterò sempre con me. Un prodotto consigliato al professionista, non è che questo modificatore lo andrei a utilizzare tutti i giorni, ma almeno io, però in certe circostanze sicuramente può, come ho detto più volte in questo video, salvarti la vita. Ok ragazzi, calcola quelle situazioni dove fai fatica a muoverti con il modificatore decisamente più grande, superfici decisamente non piane, dove lo stativo fa fatica a stare in piedi, giornate ventose, insomma avete capito che certe volte un modificatore così, anche se è più difficile da controllare rispetto al classico softbox, è decisamente molto utile. Comunque, detto questo, prezzo di partenza è di 185 euro, quello che praticamente ho preso io. In dotazione hai i riflettori in silicone, il dom in silicone, una griglia e ti arriva con il Bowens Mount. Poi io separatamente ho preso l'attacco Bowens Mount e i filtri CTO CTB. Ok, costo, ripeto, 185 euro, escludendo ovviamente le cose che ho preso separatamente. Trovi tutti i link in descrizione. Aggiungendo 100 euro in più potresti prendere in considerazione la combo, quella Pro, ok, che in più rispetto a quello che ti ho appena menzionato hai una griglia supplementare, ok, che potrebbe tornarti utile, e hai anche 3 filtri CTO e anche una borsa che ritengo decisamente comoda per il trasporto, cioè dove mettere tutti questi accessori di Megmod, perché secondo me lo spazio nello zaino potresti averlo, ma io personalmente non l'ho trovato e quindi ho dovuto prendere una borsa che già avevo, adattarla e praticamente vado via con il mio classico zaino più una borsa aggiuntiva, perché non è come il modificatore della Godos che ti ho fatto vedere, che lo puoi ovviamente richiudere di più, questo ti occupa più spazio. Ok, mi raccomando, per quanto riguarda il silicone bianco, perché adesso all'inizio è bello bianco, cerca di tenerlo decisamente pulito, togli sempre la polvere perché con il tempo andrà a ingiallirsi, questo te lo dico proprio per esperienza. Non tenerlo sotto il sole quando ovviamente non lo vai a utilizzare. Ok, comunque se avete domande vi aspetto qui sotto nei commenti, trovate tutti i link in descrizione per un eventuale acquisto.